In questo video confrontiamo questi due microfoni, questi due Maono della serie PD. Questo è il PD200W, questo è il PD100W. Due microfoni innovativi, ti lascio i link in descrizione perché ho fatto i video specifici di questo e di questo. In questo video invece voglio confrontarli per farti ascoltare le differenze. Come ti raccontavo nell'introduzione, sono due microfoni, entrambi della serie PD-W, il 200 e il 100, sono dei microfoni innovativi. Perché innovativi? Perché sono, questo qui, il PD100 è sia wireless che USB-C, il PD200 è wireless USB-C e XLR. E la cosa incredibile di questi microfoni è che possono, il PD100, mandare un doppio segnale wireless e USB-C, questo qui mandare un triplo segnale wireless, USB-C e XLR. Quindi da questo punto di vista sono microfoni assolutamente innovativi. Ma in questo video voglio metterli a confronto uno con l'altro perché i video singoli li trovi sul canale, ti lascio i link. Ok. Per la cronaca, ringrazio ovviamente Maono per avermeli inviati, questo costa intorno ai 70 euro, 75 eccetera eccetera, ma in questo momento, nel momento in cui sto facendo il video, è in offerta. Questo qui costa 139 euro, ok? Quindi più o meno l'uno costa il doppio dell'altro. Vale la pena spendere il doppio o è meglio risparmiare la metà? In questo video provo a raccontartelo. Entrambi i microfoni hanno le stesse caratteristiche, ti lascio qui degli screenshot presi dal sito di Maono dove puoi vedere che effettivamente le caratteristiche dei due microfoni sono molto simili, c'è una leggera differenza sulla sensibilità del microfono, per il resto è tutto identico. Ok, quindi qual è la vera differenza? Cioè vale la pena spendere circa 70 euro o spendere il doppio, circa 140 euro? Dal mio punto di vista i microfoni sono, già te l'ho detto, entrambi super versatili, comodissimi, li puoi usare in qualsiasi circostanza e sono super versatili. Credo che siano i microfoni in assoluto più versatili in questo momento che sto facendo il video. Però c'è una differenza di suono, tu li stai sentendo entrambi USB-C senza nessun tipo di effetto. I microfoni condividono lo stesso pattern polare cardioide, quindi vuol dire che prendono soprattutto ciò che viene davanti, un po' di ciò che viene di lato e quasi niente di ciò che viene dietro. Sono entrambi microfoni dinamici, quindi sono la soluzione migliore in ambienti non acusticamente trattati. Hanno le stesse caratteristiche perché, come vedi, hanno entrambi uno stand, questo qui è un po' più piccolino, un po' più basso, questo è un po' più alto, regolabile. È dovuto anche al fatto che c'è una differenza di prezzo. Questo qui, come ti raccontavo prima, è solo wireless e USB-C, questo oltre a essere wireless e USB-C è anche XLR. Entrambi hanno le lucine, entrambi possono essere regolati da quel punto di vista e entrambi condividono lo stesso software, che hai già visto, è inutile che te lo faccio rivedere, se vuoi vai a vedere i video dei singoli microfoni perché ti ho fatto vedere anche tutte le regolazioni che si possono ottenere grazie a quel software che dal mio punto di vista è fatto veramente molto bene. Proprio stamattina mentre registravo questo video ho visto che il software si è aggiornato. L'unica differenza secondo me la fa il suono. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. In questo momento stai sentendo questo, il piccolino, il PD100W, che è un po' più rumoroso rispetto al fratello maggiore. Questa è una differenza, ovviamente ci sta, nel senso che c'è una differenza di prezzo, al di là del fatto che questo è XLR e questo no, che è l'unica grossa differenza, questo è più sensibile rispetto a questo, però alla fine la grossa differenza la fa il suono, ok? In questo momento stai sentendo il PD100W, prima stavi sentendo l'altro, adesso riswitcho e torno su questo. Ok, siamo ritornati su questo microfono, il PD200W, che ha un suono dal mio punto di vista più deciso, un suono più migliore alle mie orecchie, però effettivamente costa il doppio rispetto a questo, quindi quale potrebbe essere il consiglio
che ti do? Il consiglio che ti do è questo: se vuoi fare registrazioni, quindi vuoi fare podcast, video podcast, registrazioni che hanno un certo livello qualitativo, sicuramente non super professionali per carità, ma che si sentono bene, che hanno un buon livello qualitativo, io mi orienterei su questo microfono qua, perché già di partenza ha un suono più deciso, più definito, un suono più corposo. Poi puoi sempre andare nel software di Maono, che ti ripeto è veramente fatto molto bene, e andare poi a editare attraverso i preset già pronti o farti il tuo preset. Se invece vuoi fare live streaming, vuoi fare gaming, vuoi fare call online, vuoi divertirti, insomma non hai velleità semi professionali, perché ci siamo detti nessuno dei due è un microfono professionale. Se invece, come ti raccontavo prima, devi fare live streaming, gaming, video call e poco altro, sicuramente questo è la scelta migliore, perché risparmi parecchi soldi e ti porti a casa comunque un microfono super versatile, perché lo puoi usare USB-C e wireless. Hai comunque la suite di effetti di Maono, che seppur questo è un po' più rumoroso rispetto a questo, però con il noise cancellation di livello 1, ti consiglio di non andare al 2 o al 3, il suono diventa pulito, seppur quindi meno definito rispetto a questo, però comunque è un microfono che per in offerta intorno ai 60 euro, sicuramente se ti serve questo tipo di versatilità può essere veramente molto interessante. Ok, siamo arrivati alle conclusioni di questo video. Mi fa piacere sottolineare una cosa: i microfoni si stanno evolvendo perché da quello che eravamo abituati, i microfoni XLR di una volta, poi il mercato degli USB-C è diventato, di USB in generale, oggi USB-C è diventato sempre più grande, riuscendo a creare anche dei microfoni di qualità, anche utilizzati per scopi semiprofessionali. Oggi si innova maggiormente. Maono credo sia stato il primo, poi correggimi se sbaglio, a creare questo tipo di prodotto che è così versatile, così incredibile, perché veramente ci puoi fare di tutto, ok? Ripeto, non sono microfoni professionali per registrazioni super professionali, ma Maono non ha mai preteso di essere leader nei microfoni super professionali, però sono microfoni versatili, sono microfoni che comunque, soprattutto questo, ti restituisce un suono di qualità. In questo momento stai sentendo il fratellino piccolo PD100W. Quindi i microfoni si stanno evolvendo. Maono è stato uno dei primi, probabilmente adesso usciranno anche altri microfoni, altri brand faranno la stessa cosa, però Maono è stato uno dei primi che ha innovato questo settore, lanciando dei microfoni così particolari. Credo che ne vedremo sempre di più. E è tutto a vantaggio nostro, perché saranno sempre migliori, saranno sempre di migliore qualità, saranno sempre microfoni più versatili che riusciranno veramente a essere utili in tutte le fasi della nostra produzione, che siamo in studio, che siamo in giro, che ci muoviamo, che siamo in mezzo alle persone, insomma, qualsiasi sia l'occasione d'uso, secondo me questi microfoni faranno sempre un miglior lavoro. Siamo davvero arrivati alla conclusione di questo video. Fammi sapere nei commenti se hai domande, dubbi, curiosità e soprattutto quale dei due compreresti. Spenderesti 140 euro per questo microfono o spenderesti la metà più o meno per quest'altro microfono? Fammelo sapere nei commenti e noi ci vediamo prestissimo.